Ho soltanto fatto un annuncio su Instagram dicendo: vedete che va a fare una tendata, chi vuole venire è benvenuto, non faccio mica discriminazioni. E va bene, il Marrettone accoglie tutti. Ragazzi, cosa sta succedendo? Cosa ho organizzato? Ho paura. Tu mi fai impazzire. Giusto? Ciao. Forsello! Ce l'abbiamo fatta! Alessandro. Come è andato il viaggio? Caldo. Boia? Vabbè, allora possiamo stare ancora un po' qua così sbagliamo. Allora, iniziamo a fare strada normale verso Castelnuovo. E poi si vede. Ci facciamo arrestare oggi. La tendata di merda a inizio così. Minchia che bello. Ma è omologato? Ah sì. Per quello che è costato sì. Allora, se ti fermo... No, è pure apribile. È apribile, è cabrio. È caro. È apribile se non lo rompi prima. Appunto. La prima mototendata del Marrettone. Vediamo cosa ci regalerà. Minchia, che nessuno si faccia del male. Aspetta, sto facendo le uova. Con le gomme, Cavolo, con le non valigie. Neanche io sto facendo delle cose che non ho fatto mai. E appunto per quello. Sono salito fino a là. Ora per paura, siccome è lì dove sono rimasto, che fa un po'. E c'è un po' di sabbia di C'è terra. un po' di Ho sabbia. paura che cadevo a terra, allora che ho fatto? Ho detto vabbè mi fermo e poi riparto. Cazzo. A volte fermarsi e ripartire è peggio che non andare. Andata. A posto? Ale, a posto? Ehi tu, vecchio mio! Cioè, ti giuro, mi sembra di guardarmi allo specchio quasi. Passo? A posto? Diciamo che vi ringrazio perché sto facendo tanta ma tanta esperienza. Ma glielo devi mettere nel culo però, Se va che hai multo in vita tua? 5. Ale, com'è questo trattore? Costa parecchio. Questo costa, presto, ma quanti soldi spendi per il trattore, cazzo? Ancora? Ormai ci ha preso gusto. Ma non mi pagate neanche! Ero già venuto alla latteria sociale Casale di Bismantova con i compagni durante la preparazione quest'estate e mi sembrava giusto condividere questa bella esperienza con i miei nuovi compagni di viaggio che si sono fidati di me per una moto tendata di merda. Ti volevate arrivare in ritardo? Adesso vi arrangiate. C'è già Ale sbronzo. No. Giusto? Tu come sei? No, io sono ancora a metà. Andre mangia e basta. Sì. E io ho organizzato questa tendata di merda e sarà una tendata di merda. Allora, Nico che è già lì ha detto che c'è l'area attrezzata ma è piena di gente, cosa no buona. Ah, proprio così. Aspetta. Oh la madonna, che bordello. E come stai? Fabio. Federico. Oh. Ma cos'è, Ferragosto? E allora, come immaginavo, praticamente c'era più gente che posti per tende e anche dove arrostieri. Vi spiego meglio, sentendo anche White, cane randaggio, l'idea era quella di montare le tende e arrostire la carne nelle aree attrezzate del lago di Ballano. Ma io non avevo messo in conto che era Ferragosto e c'era il delirio in giro, peggio a Milano Marittima. E il problema era che il sole stava tramontando e dovevamo trovare a più presto una sistemazione fortuita e occasionale per la notte. Va bene, qui dovrebbe andare bene. Adesso il problema è, ragazzi, perché tolta quella prima parte il resto diciamo che è quasi fattibile. Allora, il posto è bello, No, ma soltanto questa prima parte. Se arrivi veloce ti fermi qui. Se arrivi veloce ti fermi qui, proprio ti fermi qui. Sì, basta che ti fermi qui e poi riparti e poi lì stai a sinistra, forse c'è soltanto quell'altra pietra da togliere e siamo come nuovi.
Il posto che avevamo trovato era meraviglioso, l'unico inconveniente era la parte iniziale di sterrato in salita che col GS non era proprio facilissima. Io con le mie abilità da scappato di casa sono riuscito a portare tutte le moto su, o perlomeno i GS che c'erano, quindi quello di Andre, quello di Giusto e quello di Fabio. Niente, non mi hanno pagato per fare questa operazione, però sono contento di averli portati in un bellissimo posto. Cioè, alla fine, tipo Caronte, Dio buono. Tu di fartela con la moto, tu non mi volevi credere. Cioè, stai penando di più a fartela a piedi. Nicolò dice, ma è bravo Fede con la moto. E cioè, secondo te, se no gliela davo mica col cazzo. E poi quando scendo dal GS salgo sulla mia cappona. È vero, sono due maxi enduro, ma il concetto di fondo è completamente opposto. Fare queste robe è facilissimo. Smistiamoci! Caldo, siamo arrivati al posto di combattimento. Tu che minchia fai lì? Madonna, questi... Oh, Nico, ma digli qualcosa a questo qua col GS che si è portata la ciabattina da casa per il cavallettino. Vabbè, io in Spagna di buono devo cercare le pietre. Ti ricordi? Da che una parte la funivia? Che deficienti, ragazzi. Anch'io facciamo il Boba 2. Allora, White, mastrofocaio. Andre sta litigando. Chi è che... Ah, quello sta picchettando. Un carpentiere. Deve fare... bravissimo a picchettare, guarda. Sta facendo l'impalcatura. Questo lo possiamo usare per... Giustino, qua? A bomba, 30 secondi. Dai, dillo che ti sei allenato in casa. Sì. Mi hai scoperto. È da 3 giorni che monta e smonta quella tenda in casa. Ale, uguale. Minchia, Ale, proprio tu. Ora che sono qua. Era per accendere il fuoco perché almeno così abbiamo un po' di luce. Sì, c'è questo... caldo. Madonna, che bravi campeggiatori qua, oh. Ale già dorme. Ale già. Aspetta, quello là, l'Apple Watch, pronto, vai, Tato. Vai, arriva là sotto. Dio, boh, che scappati di casa che siamo, ragazzotti. Ma è che dobbiamo ancora aspettare degli altri, oh. Esatto, perché non eravamo i soli, c'era anche un altro bel gruppetto. No, vabbè, c'è solo questo pezzo. Solo questo pezzo così. Sì, non avevo considerato il fatto che i nuovi arrivati avrebbero fatto questa parte di sterrato al buio, però io ho sempre la mia tecnica. Vabbè, forse quasi quasi meglio, così non capisci niente. Vai su. No. Così non capisci un cazzo, boh. Questo è quello che abbiamo da offrirvi, non c'è nient'altro. Un resort 5 stelle. Non ho mai visto così tante bestie di Satana attorno a un fuoco. Con tante salsicce in mano, oh, cioè, andateci piano. Solo pannocchie per noi, ragazzi. Oh. Ragazzi, è stato un gran piacere. Domani ci presentiamo. E ci ripresentiamo, che capiamo, così associamo nome a faccia. Via. Puttane industriali. Come? Tu sei già pronto? Io vi ammazzo tutti quanti. Dio mio, come si sta bene in tenda. Com'è? È una vita stupenda. La vita in tenda. Vediamo quanta bella gente c'è questa mattina. Ah! Ma siamo una ciurma, eravamo così tanti ieri.
Dove cazzo sono sboccate tutte queste persone? Stanotte sono arrivato col figlio. Mentre tu dormivi mi sono fatto già 5 km. Donne! Al lavoro. Cioè, ma siete delle merde, state facendo lavorare come le mule. Bestie di Satana. Dimmi. Com'è andata la prima notte in tenda? È andata da Dio. Vero? Un po' di... Senza moglie si dorme meglio? c'è più spazio. Lui russa in un modo, guarda... Ma era partito ieri sera anche Andrea a russare. Sì. E gli facevo... No, io facevo così. No, tu facevi... Iniziavi a fare così. Ho detto parte, sta carburando. Ma quello non era un russare, era un richiamo. Era un richiamo della natura. Dai, buongiorno davvero ragazzi. Ma più che altro guardate che posto della Madonna che abbiamo trovato. Ma ieri sera è stato veramente bello. Ognuno raccontava qualche cazzata. Si parlava di viaggi, si parlava di moto, si parlava di fica, no, un poco di fica effettivamente sì. Abbiamo trovato anche la fontanella e ci faremo la doccia. To be with you alone, girl, yeah, yeah. Move your back against. Dire per un'altra giornata di moto, belli lavati, belli puliti, belli fresh, che non insozzati, che si sa di fumo, di fogna e chi più ne ha più ne mette. Lo so, sembrava davvero troppo bello per essere vero. Doveva pure esserci un'inculata. Ed infatti avevamo sorvolato il cartello di strada privata. E la mattina successiva ci siamo trovati le guardie ecologiche davanti. Abbiamo pagato in totale 500 euro di multa perché circolavamo con mezzi non autorizzati dentro il parco. Ci sta, abbiamo sbagliato, abbiamo pagato e fortunatamente abbiamo imparato la lezione. Circolavamo in una pista Siamo cattive persone. senza autorizzazione. Ah, che bel buongiorno! 500 euro di multa e via! Sono anche contento del gruppo che si è venuto a creare, perché siamo molto diversi, però ci compensiamo. C'è quello più esperto di meccanica, quello più esperto di viaggi, quello che non ne capisce niente però è più simpatico, quindi... bravi ragazzi. Egle, com'è andata questa tendata, questa prima tendata? Benissimo, ti sei divertita? Che vuoi vedere? Vuoi ripetere questa tendata? La tendata è stata ottima, solo che poi siamo scesi giù e c'erano tre guardiani del faro. Dice, ma siete stati al lago del Ballano? No! E allora ce l'hanno messa nel lago. Nico ci aveva detto che era un po' dissestata la strada per raggiungere le antenne, la Basenato del 58. Cioè così però. Bella! È bella! Ma sicuro qua non si può entrare? No, volevo prendere un'altra multa, tutto qui. Luca, intanto come stai? Alla grande. La caviglia, lo stinco, Va, cammina. con le protesi lì. Che protesi? Io sono le palle dei piedi da padre. Dopo vi faccio vedere il passo dell'oca. Mica potevamo dormire qua. Ho pure un bel tetto. La storia di questo posto allora è stata costruita dalla NATO come radar drop scatter che doveva collegarsi con quelli sopra il lago di Garda e serviva per controllare l'Unione Sovietica in vari punti della parte del Mediterraneo e così. Quindi questi qua riuscivano Questi radar. questi radar qua riuscivano a vedere i missili lanciati dall'Unione Sovietica. Poi sono stati abbandonati perché ormai i satelliti hanno Anche Giusto ha lanciato 2 missili stanotte. Sì. Ferraria proprio. Poi il paradosso sai qual è? Che io ho sempre odiato i gruppi e sto chiudendo un gruppo. Cioè, cose da pazzi. Ma adesso secondo me ci fermano e ci dicono: ma voi siete del gruppo di Jonathan? Signora, gentilissima. Cosa sono queste? Testaroli. Tipo lenza, no? Sì.
Buon appetito, grazie Nico per averci portato qua. Grazie, Nico. Hai detto che si paga poco. Non l'ho sentito però. Dopo pranzo mi sono ingolfato. Adesso stiamo seguendo sempre Nico, cane randagio, che aveva preparato una traccia, ma anche lì c'erano strade chiuse, quindi ci stiamo inventando qualcosa. Tutto bene? Sì, sull'asfalto vado da sterrato che... Ma sullo sterrato prendi confidenza, fai come un treno. Da qua inizia lo sterrato. Oh yes baby! Vai, alta via Ligure. Ma io mi domando giusto cosa stia combinando. Minchia, ma qua è bello! Col tris di valigie. Fra un po' taglia la testa a Nico. Più che altro mi vola anche. Oh, però giusto, zitto zitto. E che canalo! È canalo, è canalo! Ah, di là! Va su! Canala no, amica! Canala... Minchia, che era 3 giorni di ferie sicuro, ti metto in malattia per 3 giorni. Signora, tutto bene? Grande! Salve, andiamo piano. Una donna in moto che fa ste robe mi rende una persona felice. Che bestia, Henry, che bestia che sei! Chiara, tutto bene? Grande, guarda dove mi stai facendo prendere! Fammi vedere le mani da segaiolo. C'hai il video, Mare? Sì, poi te lo giro. Come vanno? Ah, beh. Minchia, ma che sono morbide. Chiara, a posto? A posto, viva! Eri, come si comporta la zavorrina? Bene. Brava. Ecle? A postissimo. Questo Quando culo? lo facciamo? Questo culo? A posto. Fabione? Oh, Fabione viene direttamente dal deserto, guarda che faccia che... Dal Marocco proprio, Ad Andre non glielo dico perché sta andando a bomba. Alex era dietro come a cannone. E Piapiozzo qua così. Tutto rego. Tutto Io devo fare i complimenti al Maret per la velocità che ha sostenuto. No, io ti giuro, allora un po' ero tirato, però ridevo, perché appena ti faccio vedere il video, le tue borse ce l'avevi sul casco, ancora non l'hai capito. Nico! Maronna! Bravo Federico, completamente senza controllo di trazione. E via, falla saltare un po'. Io un tempo avevo un'ista pure. Sei morto? Sei morto? Che 2 volte che evito di farla cadere, ragazzi. Bravo. No ragazzi, comunque questo cappone, mamma mia come viaggia su ste strade. Sono pure carico con le valigie. Una bestia. Il problema è che diventa anche pericoloso, perché tu pensi di avere un limite, invece lei ti fa andare tanto oltre e poi è un casino perché vai forte, vai molto forte. Chapeau Giustino, chapeau. Sei sicuro di voler fare un altro giro con me la prossima volta? Ti vuoi male che ti fai di quelle domande che il vaffanculo è assicurato. Forse... No, vabbè, sì.
Sicuramente. Però, Cambiando le gomme, devo fare pratica. giusto, Tato. Non bisogna arrendere. Stai schiumando? Sì. Hai messo un po' di fard? Sì, Hai messo un po' di Fard numero 5 per le vere top model. E poi dite che facendo off-road non si dimagrisce. Compa, vedi che ti vedo già più snello. Vedi, ti arrivava qui prima. Prima tirava di più la maglietta. Minchia le sudate che ho fatto oggi. Vi è piaciuta sta alta via? Puoi fare il tour operator. Approved. Allora, tu fai il tour operator, io faccio prendere le multe. Tu fai il tour operator, lui incassa i soldi. C'era pure Ale dietro. Non sistemi da mettere su Instagram. Comunque se qualcuno chiede ma come fare off-road con Marret? Neanche ti dai tempo di pensare. Che già ti avvia. No, ma un saluto. Vieni qua, mettiti qua. A venire a Calice. Approvata. Grande. Vabbè, la prossima volta ti faccio pagare. Abbiamo già pagato.